Le ultime di formazione in vista del derby di domenica sera contro il Milan, un colloquio avuto tra Milan Skriniar e i compagni di squadra dopo quello con la curva nord delle ultime ore e non solo. In questo contenuto facciamo un punto con le notizie delle ultime ore in vista del derby che chiuderà questa settimana molto importante per l'Inter e sarà un derby inevitabilmente da vincere. Ben ritrovati amiche e amici passione interisti, vi do subito l'indicazione di lasciare un mi piace a questo contenuto e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Vi ringrazio anche pubblicamente per i 47.000 iscritti che abbiamo raggiunto e superato proprio recentemente. Cominciamo subito e comincio con il tema Milan Skriniar, che in queste ore non è sceso in campo con l'Inter né contro la Cremonese causa squalifica per espulsione derivata da Inter Empoli, ma nemmeno contro l'Atalanta in Coppa Italia. Erano le ore più calde del possibile passaggio già a gennaio di Skriniar al Paris Saint-Germain, poi alla fine non se n'è fatto nulla, ma per il bene della serenità del ragazzo e del gruppo, Inzaghi ha deciso di non convocarlo e di lasciarlo tranquillo in vista della partita poi vinta contro l'Atalanta. In queste ore però Skriniar è stato oggetto di due incontri, diciamo così. Il primo con la curva nord, e per chi ci segue da YouTube condivido anche il post che la curva sulla sua pagina Facebook, l'Urlo della Nord, ha pubblicato riferito a questo incontro. La sintesi è che la curva titola dicendo nessun rancore per Skriniar e fondamentalmente fa un appello ai tifosi chiedendo di non fischiare Milan Skriniar qualora dovesse scendere nuovamente in campo con l'Inter prima di giugno, e molto probabilmente lo farà forse già a partire da domenica, ma lo vediamo tra poco, perché appunto in questo modo non si fa il bene dell'Inter. L'Inter prima di tutto sempre, scrive la curva in chiusura di comunicato. Mentre il secondo colloquio avuto da Skriniar in queste ore, ne parlava questa mattina la Gazzetta dello Sport, sarebbe avvenuto proprio martedì mattina, quindi prima della gara contro l'Atalanta, a cui poi, come dicevo, Skriniar non ha preso parte, un colloquio con i compagni di squadra, su tutti i leader dello spogliatoio, Andanovic, Lukaku, ma non solo, in cui Skriniar avrebbe voluto confermare anche questa volta, come già fatto alla curva e precedentemente alla società, di mettere a disposizione se stesso, il suo impegno e la sua professionalità per la causa interista fino alla fine della stagione. Ovviamente non possiamo sapere cosa realmente passa nella testa di Skriniar, ormai è abbastanza chiaro che a fine anno ci saluterà, lo ha confermato anche Marotta prima di Inter-Atalanta, però pare che nel mondo Inter lui in primis, ma anche tutti coloro che gli hanno parlato, da quello che filtra non sarebbero dubbiosi rispetto alla sua professionalità. Quindi la possibilità, l'ipotesi che Skriniar venga messo in tribuna fino a fine stagione o comunque non venga più fatto giocare come qualcuno si augurava, è molto poco probabile, anzi, come vi dicevo, è possibile che addirittura Skriniar torni in campo con la maglia dell'Inter, ma non con la fascia, questo è chiaro, già domenica nel derby, ma lo vediamo tra poco. L'unica cosa che voglio dire a riguardo, bene che Skriniar abbia parlato ai compagni, ovviamente, bene che l'abbia fatto con la curva, questo mi sposta il giusto, secondo me. Mancheremo solo noi altri tifosi, cioè la curva rappresenta se stessa, l'abbiamo sempre detto. Gli altri tifosi, quelli che non fanno parte della curva, ecco, quando avrà voglia di fare un post o fare delle dichiarazioni in cui, spiega le sue ragioni o comunque dice qualcosa anche a noi tifosi che per 6 anni lo abbiamo sostenuto e per molti di questi 6 anni lo abbiamo anche, diciamo considerato un capitano aggiunto, il probabile futuro capitano dell'Inter, secondo me è anche giusto che Skriniar informi e che dica qualcosa anche a tutti gli altri tifosi, ma comunque ci sarà tempo per farlo. Veniamo al derby, quindi anche se è solo giovedì, però già si sta lavorando in vista del derby, un derby che è fondamentale. Perché? Perché da un lato vede l'Inter arrivare nettamente favorita rispetto al Milan, che è in una fase di involuzione pazzesca, arriva da 5 gol presi con il Sassuolo, precedentemente 4 con la Lazio e non solo, e l'Inter è riuscita finalmente, vincendo con la Cremonese, a superare il Milan in classifica. Sappiamo però bene quanto il derby sia innanzitutto una partita a sé e quindi anche gli sfavoriti spesso riescono a tirare fuori ottime prestazioni. Ma memori del derby di ritorno dell'anno scorso, sappiamo bene quanto non vincere questa partita possa cambiare le sorti del campionato. L'anno scorso ne parlavamo per lo scudetto, quest'anno c'è il Napoli, però a prescindere perdere quel derby là
ha portato il Milan ad avere una ventata di entusiasmo e di convinzione incredibile. L'Inter al contrario è crollata su se stessa, vediamo di non ripetere lo stesso errore. Vincere anche questo derby a pochi giorni di distanza da quello di Supercoppa e quindi rimandare il Milan nel baratro con un'altra sconfitta sarebbe una cosa importantissima. Quindi vediamo di non sbagliarlo a livello di approccio, a livello mentale e ovviamente anche a livello tattico, ci mancherebbe. Un punto sugli infortunati, visto che l'Inter, come dicevamo anche in diretta l'altro giorno, non ne ha tanti, ma ne ha di lungo degenti, perché gli infortunati dell'Inter più o meno sono sempre quelli. Lukaku finalmente è rientrato, ma è stato a lungo uno di quelli che nominavamo ogni volta, e poi ce ne sono altri due, Brozovic e Handanovic, che però finalmente dovrebbero tornare a disposizione proprio per il derby. Entrambi per la panchina, non giocheranno da titolari e probabilmente nemmeno uno spezzone, se non molto, molto limitato. Ovviamente in questo caso mi riferisco soprattutto a Brozovic, però è una notizia molto positiva che tornino a disposizione, perché serve fondamentale anche Brozovic. Il centrocampo dell'Inter si sta comportando bene, però sappiamo che c'è un Mkhitaryan, per esempio, che sta giocando letteralmente tutte le partite recentemente e non è più giovanissimo. C'è un Gagliardini che comunque è evidentemente di livello inferiore rispetto agli altri e a fine anno sappiamo già che andrà via, quindi ritrovare Brozovic, reinserirlo nelle rotazioni è veramente fondamentale, quindi speriamo che possa tornare pienamente disponibile veramente in fretta. Sul discorso Skriniar vi dicevo, non è escluso che torni già titolare domenica contro il Milan, attenzione. Ne parlava questa mattina, mi pare, il Corriere dello Sport, ma in generale è una sensazione che anche Sky, se non sbaglio, ha riportato, una sensazione che hanno in molti. Dipenderà molto anche da una cosa, cioè dalle condizioni di Denzel Dumfries, perché Dumfries è uscito acciaccato nella gara contro l'Atalanta, qualcuno ha parlato di problemino muscolare, non dovrebbe essere nulla di grave, però bisogna capire se Dumfries sia al 100% per giocare domenica. Perché dico questo? Perché Darmian ad oggi è quasi insostituibile, soprattutto dopo la prova contro l'Atalanta. Quindi cosa accadrà? Se Dumfries dovesse essere disponibile, allora probabilmente si giocheranno il posto lui e Darmian, con Darmian in netto vantaggio, e Skriniar magari potrebbe riprendere posto dietro. Altrimenti, insomma, dovremmo vedere che tipo di soluzioni possono essere scelte dal mister. Da quella parte c'è Leao, che non è in un momento di forma particolare, però sappiamo quanto è pericoloso, quindi bisogna capire se Skriniar abbia la concentrazione e la condizione psicofisica giusta per una gara così importante. Sul discorso dei fischi, io ho la mia opinione, ve l'ho già detta, comunque la ripeto, io non fischierei Skriniar quando gioca per l'Inter, perché, e vale lo stesso discorso di Correa e di tanti altri, fischiare i giocatori ti permette di dare sfogo ad una tua sensazione personale di rivalsa, di rabbia, ok, ma alla squadra non porta nulla, anzi, se possibile, toglie qualcosa. E io sfido chiunque ad uscire da San Siro avendo fischiato Skriniar, ma vedendo l'Inter perdere, dicendo: "Oh, mi sento proprio bene che ho fischiato Skriniar". No, la rabbia continuerebbe per il risultato. Quindi fischiamolo quando è necessario fischiarlo, se lo si vuole fare, non durante la partita, a maggior ragione durante il derby. E quello che dicevo appunto, attenzione al derby, perché qualcuno diceva: "Vabbè, rimettiamo in campo Skriniar, dalla partita dopo saremo in trasferta, quindi un clima un po' più tranquillo". È comprensibile. Però il derby potrebbe essere proprio la partita adatta per rimetterlo in campo e considerare l'evento del ritorno di Skriniar come secondario, perché comunque i tifosi in un derby sono concentrati sul derby, sul Milan e sul vincere la partita. E quindi il rientro di Skriniar potrebbe passare un attimino in secondo piano e non distogliere l'attenzione dall'importanza della partita. Quindi occhio anche a questa chiave di lettura. Per quanto riguarda la formazione c'è ancora tempo chiaramente per capire cosa accadrà. I dubbi principalmente sono in difesa, come vi dicevo prima, tra Skriniar, Darmian e Dumfries. Piccolo dubbio anche in attacco con Lukaku che scalpita, contro l'Atalanta ha giocato titolare, non ha fatto benissimo nel primo tempo, poi è stato un po' in crescita nella ripresa, però al momento Edin Dzeko è in vantaggio per partire titolare al fianco di Lautaro Martinez. Però, come vi dicevo, ci sono ancora almeno un paio di giorni di lavoro per far decidere mister Inzaghi. Un ultimissimo appunto rapido sulla Coppa Italia, perché ieri, dopo aver eliminato già il Napoli ai rigori, la Cremonese elimina anche la Roma e quindi si candida a giocare la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina,
che invece a sua volta aveva eliminato il Torino. Dal lato dell'Inter invece la seconda semifinalista che affronterà appunto i nerazzurri sarà una tra Juventus e Lazio, gara che si giocherà questa sera e che quindi guarderemo con molta attenzione. La semifinale, vi ricordo, sarà andata e ritorno. L'andata si giocherà tra il 4 e il 5 aprile, il ritorno tra il 25 e il 26 aprile. Regola dei gol in trasferta eliminata finalmente anche in Coppa Italia, quindi attenzione, perché è vero che la semifinale sarà difficile, molti la considereranno una finale anticipata, però l'obiettivo è alla portata, per come la vedo io. Senza il Napoli, senza il Milan, okay, c'è la Juve, però non è esattamente una squadra solidissima. La Lazio è un bel gruppo, dall'altra parte Fiorentina e Cremonese, insomma, io ci punto, se possibile, per fare un'altra doppietta come l'anno scorso, Coppa Italia e Supercoppa. Poi vedremo quello che accadrà. Queste erano le ultime sul tema Skriniar, sul tema derby e sulla Coppa Italia. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, cosa fareste voi con Skriniar, lo fareste giocare nel derby oppure no. Fatemi sapere la vostra. Vi ricordo ancora una volta un mi piace al contenuto, un'iscrizione al canale www.passioneinter.club se volete entrare nel club di Passione Inter e sostenere il nostro progetto e avere accesso chiaramente alla nostra community di tifosi e di sostenitori interisti proprio come voi. Ed infine, per chi mi segue in podcast, lo lascio in descrizione. Se invece mi segui su YouTube, qui alla mia destra trovi un altro approfondimento da non perderti.